La nascita e l'evoluzione dell'arte digitale. Le nuove tecnologie hanno permesso di dare ampio spazio alla creatività degli artisti, trovando nuove soluzioni per raccontare e per diffondere la propria arte. Nel 1965 uno dei primi pionieri fu George Ness. Fu colui a organizzare la prima mostra di arte digitale, in cui racchiudeva una decina di opere generate attraverso computer e stampate grazie a dei plotter. Tanto che fu il preludio a quella che poi divenne la sua tesi di laurea nel 1969, nonché manifesto di quello che sarà poi il futuro movimento denominato Generative Art, che spesso utilizza algoritmi dinamici per creare delle vere e proprie opere d'arte. Sempre nel 65 troviamo anche il matematico artista Friedrich Hayek, il quale, ispirandosi alle opere di Paul Klee, generò un algoritmo che generava una relazione tra le linee verticali ed orizzontali tipiche della produzione di Paul Klee, mettendole in relazione tra loro, basandosi sulla teoria delle probabilità e dando vita così, tramite una stampante, a delle opere uniche, irriproducibili o comunque derivate dalla casualità di associazione di posizione delle linee. Nel 1967 si va oltre, con il duo Kenneth Knowlton e Leon Harmon, i quali avevano creato un'opera grazie all'utilizzo della tecnica del fotomosaico, ossia utilizzando diversi caratteri per dar vita ad un ritratto, a un'opera a sé stante, con l'unione di essi in forma ripetitiva e posizionata in alcune zone specifiche. Nei primi anni 70 invece Nam June Paik e Alan Kaprow hanno creato delle video installazioni unendo a brevi filmati schermate di videogiochi, che poi sono stati pubblicati in un programma televisivo il cui titolo era Medium is the Medium. Anche il grande artista della pop art, Andy Warhol, non è stato da meno. Ha approcciato in occasione del grande contratto con la Commodore, un primo produttore di computer, con cui ha realizzato delle opere grazie al programma software ProPaint per creare dei ritratti della Venere di Botticelli, dei suoi autoritratti, del famoso barattolo di zuppa Campbell e ancora tantissimi dei suoi soggetti, il tutto facendolo con un computer, un Amiga 1000 che aveva a malapena 256 kilobyte di RAM. Sono ancora oggi esposta all'Andy Warhol Museum con dei floppy disk all'interno degli Amiga. Nel 2000 invece è Cory Arcangel a far rivivere quello che era un must degli anni 90, ossia il videogioco Super Mario Bros. Ne estrapola il cielo, il famoso sfondo fatto di mattoncini e di nuvole pixellate, e ne crea un film muto della durata di 76 minuti in cui possiamo ammirare lo sfondo che tanto abbiamo amato da giovani. Nel 2008 invece fu l'artista cinese Cao Fei che fece un'installazione all'interno del famoso gioco Second Life, ossia creando una vera e propria città virtuale dal titolo RMB, quale citazione a RMB, la moneta cinese, per individuare la loro crescita esponenziale anno su anno. Creò una vera città conclusasi poi nel 2011, fatta di grattacieli e di persone che potevano andare a visitare questo suo mondo, questa sua città virtuale, creando al suo interno dei veri e propri eventi, con lei, l'artista, in questo caso una donna, caratterizzata da un avatar alquanto sexy, il cui nome era China Tracy. Era possibile partecipare a delle vere e proprie inaugurazioni, a dei vernissage, a delle mostre, alla presenza del sindaco e ancora tutto quello che riguardava una vera e propria città virtuale d'arte. Oggi la tecnologia permette agli artisti di esplorare nuovi mondi, di andare verso la realtà aumentata, la realtà virtuale e ancora la stampa 3D e tutto quello che riguarda l'arte digitale, e dando così spazio e nuove opportunità all'espressione dell'arte per gli artisti, per una nuova digital art.